Ciao dall'Irpinia, sono Ilaria Minichiello, referente della comunità Terra Madre dei coltivatori dell'oliva raviece della Valle dell'Ufita e del Calore. Oggi vi parlerò di una varietà tipica del nostro territorio dell'Irpinia, che è appunto la raviece, che è una varietà a duplice attitudine. Famose sono infatti le caratteristiche organolettiche dell'olio derivante da essa, ma oggi vi parlerò dell'eccezionalità della stessa come oliva da tavola, in quanto presenta una drupa abbastanza grossa e molto carnosa, un'invaiatura tardiva che ci ha consentito di preparare oggi questo piatto. Vi racconterò un'antica ricetta che prevede la deamarizzazione delle olive in un impasto composto da calce diluita in acqua e cenere. Le olive resteranno in questo impasto per circa 48 ore, dopodiché saranno sciacquate e spostate in una soluzione di acqua e sale per circa 3 giorni. Adesso preparo l'impasto che prevede per circa 1 kg di olive verdi, 50 g di calce disciolta in 1 litro di acqua e 1 kg abbondante di cenere. Comincio versando la soluzione di calce d'acqua in questo modo. Vado a mescolare un pochettino, dopodiché vado ad aggiungere poco alla volta la cenere, in questo modo, mescolando energicamente. Continuo a mescolare. Ecco, in questo modo qui. Quindi la ricetta prevede circa 1 kg di cenere, ma voi continuerete ad aggiungerla fino a quando non otterrete un impasto omogeneo e abbastanza denso, quindi ne aggiungerò ancora. In questo modo. Continuando sempre a mescolare in questo modo qui. Adesso che ho ottenuto questo impasto abbastanza denso, vado ad aggiungere le olive, quindi verso l'olivo, stando ben attenta a farle ricoprire, ecco, in modo uniforme, e vado ad ultimare con una manciata, un paio di manciate di cenere per ricoprirle in questo modo. Ecco qui. Ora questo impasto dovrà riposare per circa 48 ore in modo tale che le olive possano deamarizzarsi. Riposando per 48 ore il risultato che ottengo è questo. Quindi eccolo qui. Ora vado a togliere le olive dall'impasto, che ovviamente si sarà indurito dopo un paio di giorni, e le vado a sciacquare in acqua pulita almeno un paio di volte, in modo tale da, ecco, togliere tutti i residui. E quando saranno ben pulite le verso in un contenitore pieno d'acqua, in questo modo qua. Ecco, ripeto il passaggio. Quindi le vado a sciacquare almeno un paio di volte, ma anche di più se necessario. Ecco,
sto bene attenta a eliminare tutti i residui della cenere, anche qualche pezzettino di carbone, in questo modo. Ecco, le sciacquo bene. Quindi le verso in un contenitore pieno d'acqua e le lascio per 2 giorni, stando attenta a cambiare l'acqua almeno 3 volte al giorno, in modo tale da essere pronte per essere lavorate successivamente in una soluzione di acqua e sale. Dopo 2 giorni in acqua, le olive sono pronte per essere versate in una soluzione di acqua e sale. Vado a quindi tirarle fuori dall'acqua. Le verso in questa soluzione, all'interno della quale resteranno fino a quando all'assaggio non risultano essere abbastanza dolci. Ci vorranno circa 3 giorni e andrò a cambiare la soluzione di acqua e sale una volta al giorno. Nel momento in cui sono deamarizzate, il risultato finale è questo. Le olive possono essere così conservate in un barattolo con acqua e sale per circa 1 anno. Vi saluto dall'Irpinia con un piatto tipico del nostro territorio che prevede il condimento di queste olive con alici, rucola, peperoni sott'aceto, antico aglio dell'Ufita Presidio Slow Food ed infine un filo di olio extravergine di oliva Presidio Slow Food. Ecco qui, il piatto è pronto. Saluti dall'Irpinia!